Lezione 1. Pianificare la fuga. Hai prenotato un hotel per il nostro viaggio? Non ancora, ma lo farò oggi. Sembra una buona idea. Quale hotel stai prendendo in considerazione? Ho trovato un posto incantevole vicino alla spiaggia. Sembra delizioso. Un hotel sulla spiaggia? Sembra perfetto. Quali servizi offrono? Hanno una piscina, colazione gratuita e persino accesso alla spiaggia. Wow! Non vedo l'ora di rilassarmi in piscina. Anch'io. Dopotutto, ci meritiamo un po' di coccole. Assolutamente. Quante notti pensiamo di rimanere? Penso che 2 notti dovrebbero essere sufficienti. Questo ci dà abbastanza tempo per esplorare la zona. Sì, possiamo visitare i negozi locali e provare del pesce. Posso già immaginare i deliziosi pasti che mangeremo. Mangiare pesce in riva al mare è un'esperienza unica. Pensi che dovremmo noleggiare un'auto per il nostro viaggio? Credo che sarebbe saggio. Renderebbe più facile spostarsi. Ottima idea. Se necessario, ti aiuterò con il noleggio dell'auto. Grazie. Apprezzo il tuo aiuto nella pianificazione. Fa tutto parte dell'avventura. Cos'altro dovremmo mettere in valigia? La protezione solare è d'obbligo. Non vogliamo diventare aragoste. Ottima osservazione. Porterò anche i miei occhiali da sole preferiti. Ottimo. Hai un telo da mare? Sì, ne ho uno colorato. Rallegrerà la nostra giornata in spiaggia. Non vedo l'ora di vederlo. Quando pensi di prenotare l'hotel? Lo farò subito dopo la nostra conversazione. Perfetto. Spero che ci siano ancora camere disponibili. Ho fiducia che concluderemo un ottimo affare. Con il tuo ottimismo, mi sento fiducioso anch'io. Rendiamo questo viaggio indimenticabile. Lezione 2. Il dilemma della televisione rotta. Ottima notizia quella del riparatore di televisori in arrivo. Spero che si risolva presto. Stasera vorrei vedere qualche spettacolo. Anch'io. Non vedevo l'ora che arrivasse il finale di stagione della nostra serie preferita. È così pieno di suspense. Non riesco a credere che la scorsa settimana si sia concluso con un tale cliffhanger. Lo so. Ci ha lasciato in sospeso come una cornice mal appesa. Esatto. Ero incollato al bordo della sedia e ora sono incollato al bordo del divano. Speriamo che il riparatore arrivi prima dell'inizio dello spettacolo. Cosa faremo se è in ritardo? Resteremo a fissare lo schermo vuoto? Forse potremmo divertirci con qualche gioco da tavolo. Giochi da tavolo? Possono essere piuttosto competitivi. Vero, ma possono anche dare vita a momenti esilaranti. Come quando l'ultima volta hai fatto cadere accidentalmente i pezzi del gioco? È stato un incidente spiacevole. Pensavo di aver agito in modo strategico. La tua strategia potrebbe essere migliorata.
Ma è stata divertente. Lo prenderò come un complimento. Almeno ci siamo fatti una bella risata. Sì, ridere è sempre meglio del silenzio. Sono d'accordo. Anche se preferisco ancora guardare i nostri programmi. Chi non lo fa? È molto più rilassante dei giochi da tavolo. Dopo tutto questo tempo, i personaggi sembrano vecchi amici. Esatto. Non vedo l'ora di vedere cosa succederà. Se solo potessimo riparare magicamente la televisione da soli. Magari potessi dare sfogo al tuttofare che è in me. Forse dovremmo prendere in considerazione l'idea di seguire insieme un corso di riparazione. Potrebbe essere divertente. Immaginateci mentre ripariamo televisori e ci sentiamo degli esperti. Saremmo il duo dinamico delle riparazioni domestiche. E poi finalmente potremmo guardare tutti gli spettacoli che ci siamo persi. Questo è il sogno. Speriamo che il riparatore sia veloce. Lezione 3. Un momento storico nel golf. Uno dei momenti più drammatici del golf si è verificato il 13 aprile 1997. Davvero? Cosa è successo quel giorno? Era il giorno in cui Tiger Woods vinse il suo primo campionato importante al Masters. Ah, il famigerato momento della giacca verde. Cosa lo ha reso così drammatico? Vinse con un margine record di 12 colpi. Era senza precedenti. 12 colpi? Incredibile! Come ha fatto a compiere un'impresa del genere? Ha giocato con abilità e sicurezza straordinarie. Era come assistere a un mago. Un mago davvero? Gli spettatori erano meravigliati dalla sua esibizione? Assolutamente. La folla era elettrizzata. Ogni tiro veniva accolto da applausi. Immagino. Ha fatto qualche tiro memorabile durante il torneo? Oh sì. Il suo chip-in alla buca 16 è stato leggendario. È rotolato giù come un sogno. Ho visto quel momento clou. È stato come se il tempo si fosse fermato per un attimo. Esatto. Quello scatto ha davvero catturato l'essenza del suo talento. Qual è stata la reazione dei commentatori? Erano estasiati. Uno di loro esclamò: "Questo è il futuro del golf." Questo è un grande elogio. Ha mostrato qualche segno di nervosismo? Sorprendentemente, no. È apparso calmo e composto per tutto il torneo. È impressionante per un giocatore così giovane. Quanti anni aveva all'epoca? Aveva solo 21 anni. Un vero prodigio. Deve essere stato un momento che gli ha cambiato la vita. Certamente. Quel giorno diventò un'icona nel mondo dello sport. In che modo la vittoria ha avuto un impatto sullo sport del golf? Portò un nuovo pubblico al golf. Molti giovani giocatori furono ispirati da lui. È meraviglioso. Ha davvero cambiato le carte in tavola. Sì, ha reso il golf un'esperienza entusiasmante per tutti. Chissà cosa ha provato quando ha indossato quella giacca verde.
Deve essere stato come un sogno che si avverava. Un momento che ricorderà per sempre. Certo, credo che dovremmo celebrare questi successi storici nello sport. Sono d'accordo. Un brindisi a Tiger Woods e al suo indimenticabile trionfo. Lezione 4. Il valore dell'amicizia. Devo dire che sono stato molto fortunato ad avere buoni amici come John e Jane. È meraviglioso sentirlo. Cosa li rende così grandi amici? Mi sono sempre stati accanto nei momenti difficili. Il loro supporto è inestimabile. Questo è un vero segno di amicizia. Cos'altro apprezzi di loro? Hanno un fantastico senso dell'umorismo. Ci divertiamo sempre insieme. La risata è essenziale in ogni amicizia. Crea ricordi speciali. Assolutamente. Una volta abbiamo passato un giorno intero a cercare di fare i biscotti. Sembra un'avventura. Com'è andata? Diciamo solo che i biscotti erano più simili a dischi da hockey. Oh no, non mi sembra affatto invitante. Ma abbiamo riso così tanto che ci siamo dimenticati dei biscotti. Questa è la bellezza dell'amicizia. Sono i momenti, non solo i risultati. Esatto. Hai degli amici che ti danno la stessa gioia? Sì, i miei amici sono come la mia seconda famiglia. Ci sosteniamo a vicenda. Che bello! Come trascorrete di solito il tempo insieme? Ci piace esplorare nuovi posti e provare cibi diversi. Le avventure culinarie possono dare vita a storie fantastiche. Hai qualche preferenza? Una volta sono andato con loro a un festival gastronomico. Abbiamo provato di tutto, dai tacos alle ciambelle gourmet. Ciambelle gourmet. Sembrano deliziose. Sono stati incredibili. Abbiamo anche scattato delle foto per ricordare quella giornata. Che modo divertente di celebrare l'amicizia. Dovrei organizzare anche io un'avventura culinaria. Dovresti farlo. È un modo fantastico per legare con gli amici. Inviterò John e Jane a vivere una nuova esperienza culinaria. Lo adoreranno. Gli amici rendono ogni pasto più piacevole. Sono grato per la loro presenza nella mia vita. Come dovresti? I buoni amici sono un tesoro. Alziamo le nostre tazze di caffè all'amicizia. Lezione 5. Preparazione della pizza fatta in casa. Non vedo l'ora di preparare la nostra pizza. Hai la ricetta? Sì, certo. È semplicissimo. Per prima cosa ci servono farina e lievito. E abbiamo bisogno di petrolio. Assolutamente sì. L'olio d'oliva è essenziale per l'impasto. Quanto petrolio dovremmo usare? Circa 2 cucchiai dovrebbero bastare. Aggiunge sapore e consistenza. Perfetto. E la salsa di pomodoro? Come la prepariamo? Preparare il sugo è semplicissimo. Basta schiacciare dei pomodori freschi e condirli. Dovremmo aggiungere aglio ed erbe aromatiche per dare più sapore.
Sì, un pizzico di aglio in polvere e un po' di basilico renderanno la salsa ancora più saporita. Immagino già il sapore. Cosa succederà ora all'impasto? Dopo aver mescolato la farina, il lievito e l'olio, dobbiamo aggiungere l'acqua tiepida. Quanto deve essere calda l'acqua? Dovrebbe essere caldo al tatto, non troppo caldo. Non vogliamo uccidere il lievito. Capito. E per quanto tempo dobbiamo lasciare lievitare l'impasto? Circa un'ora. Dovrebbe raddoppiare di volume. Mentre aspettiamo, possiamo preparare i condimenti. Ottima idea! Quali condimenti preferisci? Adoro il pepperoni e il formaggio extra. Scelte classiche. Mi piacciono i peperoni e le olive. Possiamo fare metà e metà. Così tutti saranno contenti. Esatto! Il lavoro di squadra trasforma la pizza dei sogni in realtà. Non vedo l'ora di vedere come andrà a finire. Anch'io. La pizza fatta in casa è sempre una delizia. E sarà molto meglio che ordinare al ristorante. Sono d'accordo. Inoltre, possiamo personalizzarlo a nostro piacimento. Spero che i nostri amici si divertiranno tanto quanto noi. Lo faranno. Chi non ama la pizza? Cominciamo a preparare l'impasto. Lezione 6. Caos mattutino. Ricordo una volta in cui mia madre mi strappò il cuscino dalla testa. Oh no, cosa è successo dopo? Iniziò a farmi il solletico senza sosta. Non riuscivo a smettere di ridere. Sembra la scena di una commedia. Come hai reagito? Ho urlato, ok, mi alzo. Ti ha lasciato andare o ha continuato a farti il solletico? Continuava a farmi il solletico. Era il suo modo per assicurarsi che mi svegliassi. Questa sì che è una tattica intelligente. Mia madre cantava a squarciagola per svegliarmi. Cantare? Deve essere stato interessante. Interessante è un modo per dirlo. Non era una grande cantante. Almeno ci ha provato. Ti immagino mentre ti tappi le orecchie. Assolutamente. La pregherei di smetterla. E lei ha mai ascoltato? Raramente. Le piaceva vedermi dimenarmi la mattina. Sembra che le nostre mamme avessero strategie simili per svegliarci. Erano implacabili. A volte mi mancavano le mattine tranquille. Anch'io. Ora apprezzo quei momenti di tranquillità con il mio caffè. Il caffè è la versione adulta della sveglia mattutina. Esatto. È il mio modo attuale di affrontare la mattina. Cosa faresti se tua madre provasse quella tattica del solletico adesso? Probabilmente riderei e direi, cosa stai facendo? E poi immagino che ti uniresti a lei nel solletico. Potrebbe trasformarsi in una lotta di solletico. Una tradizione di famiglia ripresa. Sembra delizioso. Certo che sì. Forse dovremmo fare una lotta di solletico anche noi.
La prenderò come una sfida. Ricordati solo che ho anni di esperienza. Lezione 7. L'albero genealogico. Ultimamente ho pensato molto alla mia famiglia. C'erano fratelli e sorelle, tra cui un fratello adottivo. Sembra una famiglia meravigliosa. Come andavano i rapporti tra voi? Sorprendentemente bene. Naturalmente, abbiamo avuto la nostra dose di rivalità tra fratelli. Le rivalità fanno parte della crescita. Hai avuto qualche episodio divertente? Oh sì! Una volta abbiamo fatto una gigantesca battaglia di cuscini. Si è trasformata in una vera e propria battaglia. Una battaglia di cuscini? Sembra davvero divertente. Finché non abbiamo rotto accidentalmente una lampada. Oh no, cosa hanno detto i tuoi genitori? Per usare un eufemismo, non ne furono affatto contenti. Ma non poterono fare a meno di ridere. Che bella storia! Com'è stato avere un fratello adottivo? È stato speciale. Ha portato una prospettiva unica alla nostra famiglia. Immagino. Vi sentivate tutti uniti nonostante le differenze? Assolutamente. Ci siamo sempre sostenuti a vicenda, qualunque cosa accadesse. Ecco cos'è la famiglia. Avevi delle tradizioni familiari? Sì. Ogni domenica organizzavamo una grande cena in famiglia. Era caotica ma deliziosa. Me lo immagino. Avete aiutato tutti a cucinare? Ci abbiamo provato. Ma diciamo solo che alcuni di noi sono stati più bravi di altri. Capisco. Cucinare con la famiglia può regalare momenti divertenti. Una volta, qualcuno scambiò lo zucchero per sale. Il risultato fu indimenticabile. Oh cielo! Dolce e salato non sono una combinazione consigliata. Esatto. Ma ne abbiamo riso e l'abbiamo fatto diventare parte della tradizione di famiglia. Sono questi ricordi a unire le famiglie. Certo. Conservo gelosamente quei momenti. Hanno plasmato la persona che sono oggi. La famiglia è un tesoro. Spero di creare ricordi simili in futuro. Ce la farai. Con amore e risate, ogni famiglia può prosperare. Non vedo l'ora di condividere altre storie man mano che le nostre famiglie crescono. Alla famiglia, in tutte le sue belle forme. Lezione 8. L'avventura in aeroporto. Hai sentito l'annuncio? L'imbarco si avvicina. Sì, l'annuncio diceva che l'imbarco sarebbe iniziato tra 10 minuti. Fantastico. Sono pronto per questa vacanza. Anch'io. Non vedo l'ora di sentire il sole sul viso. Qual è la prima cosa che vuoi fare quando arriviamo? Voglio andare subito in spiaggia. Una nuotata mi sembra deliziosa. Che bella nuotata! Ma prima dobbiamo salire sull'aereo. Giusto. Spero che non ci siano ritardi. Con un po' di fortuna, saremo gli ultimi a salire a bordo. Non portarmi sfortuna. Voglio un buon posto vicino al finestrino.
Per godere al meglio della vista, è essenziale avere un posto vicino al finestrino. Incrocio le dita. E gli spuntini? Ho portato degli snack. Non posso viaggiare senza il mio mix di frutta secca preferito. Perfetto! Spero che duri per tutto il volo. Altrimenti dovrò convincere gli assistenti di volo a darmi altri spuntini. Buona fortuna! Hai proprio un bel modo di usare le parole. Userò il mio sorriso più persuasivo. Ma non chiedetegli noccioline extra. Potrebbero non esserne entusiasti. Giusto. Continuerò a usare il mio fascino. Cosa farai durante il volo? Potrei guardare un film o recuperare la lettura. Ottima scelta! Probabilmente ascolterò un po' di musica. Un piano fantastico. Possiamo rilassarci entrambi prima che inizi la nostra avventura. Sì! Sento già crescere l'eccitazione. Anch'io. Teniamo d'occhio il gate di imbarco. Ottima idea! Sono pronto a iniziare questo viaggio. Eccoci alle nostre prossime vacanze. Lezione 9. Avventure culinarie. Hai provato qualche piatto locale durante il tuo viaggio? Sì, ho assaggiato il tradizionale fish and chips in un ristorante sul mare. Fish and chips. Sembra delizioso. Com'era? Era croccante e dorato. Il pesce si scioglieva in bocca. Riesco quasi a sentirne il sapore. Hai provato qualche salsa speciale? Lo servirono con salsa tartara, che si sposava perfettamente con il pesce. La salsa tartara è un classico. Avete dei contorni? Sì, ho preso dei piselli molli come contorno. Erano sorprendentemente buoni. Piselli mollicci. Che scelta originale. Che sapore avevano? Erano cremosi e creavano un piacevole contrasto con la croccantezza del pesce. Devo dire che sono rimasto colpito dal tuo palato avventuroso. Grazie. Credo che provare i piatti locali faccia parte dell'esperienza di viaggio. Sono completamente d'accordo. Quali altri piatti hai assaggiato? Ho provato anche uno stufato tradizionale. Era sostanzioso e saporito. Lo stufato sembra confortante. Quali ingredienti conteneva? Conteneva carne tenera, patate e un mix di verdure. Sembra il pasto perfetto per una giornata fredda. Certamente. Dopo mi sono sentito bene e soddisfatto. Hai scoperto qualche piatto insolito durante i tuoi viaggi? Sì, ho scoperto l'haggis, anche se ero titubante nel provarlo. Haggis. Davvero avventuroso. Com'è stato? Sorprendentemente, era saporito e non così spaventoso come immaginavo. Ammiro il tuo coraggio. Mi piacerebbe molto provare l'haggis un giorno. Dovresti farlo. È un'esperienza memorabile. Cosa c'è nella tua lista per la prossima avventura culinaria? Voglio provare la paella in Spagna.
Sembra così colorata e deliziosa. Sembra fantastico. Spero che ogni boccone vi piaccia. Grazie, ti racconterò tutto più tardi. Non vedo l'ora di sapere della tua prossima avventura culinaria. Lezione 10. Servizi dell'hotel. Ottima notizia. Il business center è accessibile 24 ore su 24? Sì, lo è. Ho chiesto conferma alla reception. Perfetto. Potrei dover inviare qualche email a tarda notte. È saggio. A volte l'ispirazione arriva nei momenti più strani. Esatto. Mi immagino a lavorare mentre tutti gli altri dormono. Assicuratevi solo di non iniziare a russare nel centro commerciale. Farò del mio meglio. Potrei aver bisogno di un caffè forte per restare sveglio. L'hotel offre caffè gratuito nella hall. Comodo. Durante questo viaggio vivrò solo di caffè. Ricordatevi solo di rimanere idratati. Il caffè può ingannare. Lo bilancerò con l'acqua. Non voglio ritrovarmi nervoso. Ottima idea. Immagino che un John caffeinato sarebbe uno spettacolo. Oh, posso essere davvero divertente quando sono troppo caffeinato. Non vedo l'ora di vederlo. Di cos'altro devi occuparti? Dovrei stampare alcuni documenti per il nostro incontro. Il centro business è dotato di stampanti, giusto? Sì, è vero. Ne approfitterò. Sembra che tutto stia andando per il verso giusto. Davvero. Questo viaggio si preannuncia produttivo. E divertente. Hai programmi per il dopo incontro? Forse potremmo esplorare la zona. Ho sentito dire che ci sono ottimi ristoranti. Ottima idea. Una piccola avventura dopo il lavoro non fa mai male. Sono d'accordo. Sarà una bella ricompensa per una giornata impegnativa. Sfruttiamo al meglio il nostro tempo qui. Sì. Brindiamo a riunioni di successo e cene deliziose. Lezione 11. La gioia della flessibilità. Devo dire che la flessibilità negli orari di check-in e check-out è fantastica. Assolutamente. È fantastico non dover correre per sistemarsi. Mi sentivo così rilassato quando siamo arrivati. Potevamo prendercela comoda. Esatto. Odio sentirmi stressata perché non riesco ad arrivare in tempo. E abbiamo avuto la possibilità di esplorare prima i servizi dell'hotel. Sì, la zona piscina era deliziosa. Potrei passarci tutto il giorno. Sono d'accordo. Mi è piaciuto molto rilassarmi a bordo piscina con un buon libro. E la parte migliore? Non abbiamo dovuto preoccuparci di dover fare il check-out anticipato. Vero. Potremmo fare colazione senza guardare l'orologio. A proposito di colazione, hai provato i pancake? Sì, certo. Erano soffici e leggeri. Ne avrei mangiati 3.
3. Impressionante! Ne sono riuscito a mangiare solo 2, ma erano deliziosi. Avrei dovuto invitarti a condividere. Più pancake, più divertimento. La prossima volta ti farò rispettare questa regola. E non dimentichiamo il caffè, era il modo perfetto per iniziare la giornata. Assolutamente sì! Un buon caffè fa la differenza. Mi chiedo se tutti gli hotel offrano questa flessibilità. Sarebbe bello se lo facessero. Renderebbe il viaggio molto più piacevole. Spero che la nostra prossima destinazione abbia la stessa politica. Sì, farò delle ricerche prima di prenotare. Un'idea saggia. Meritiamo di viaggiare senza stress. Esatto! La flessibilità dovrebbe essere uno standard nel settore dell'ospitalità. Non potrei essere più d'accordo. Vi auguro tanti altri soggiorni piacevoli. Lezione 12. Il sentiero di montagna. Sì, c'è un bellissimo sentiero in montagna a circa un'ora di distanza. Sembra meraviglioso. L'hai fatto di recente? L'ho fatto lo scorso fine settimana. Il panorama era mozzafiato. Che tipo di scenario hai incontrato? C'erano alberi lussureggianti, ruscelli scintillanti e cime montuose mozzafiato. Wow! Sembra proprio una fuga perfetta nella natura. Lo era davvero. L'aria era fresca e rinvigorente. Hai incontrato animali selvatici lungo il percorso? Sì. Ho visto una famiglia di cervi che pascolavano in un prato. Che bello! Ti hanno notato? Erano piuttosto curiosi ma non sembravano spaventati. Deve essere stato un momento magico. Lo era. Rimasi seduto in silenzio e li osservai per un po'. Posso immaginare quanta pace mi abbia dato. Davvero. Ho anche scattato delle foto fantastiche. Mi piacerebbe vederli. Te lo mostrerò più tardi. E tu? Hai esplorato qualche sentiero? Sì, il mese scorso ho percorso un sentiero diverso. È stato impegnativo ma gratificante. Cosa lo ha reso impegnativo? C'erano tratti ripidi che richiedevano arrampicata. Mi sentivo come uno stambecco. Una capra di montagna. Che immagine! Ho dovuto arrampicarmi un po', ma la vista dalla cima ne è valsa la pena. Cosa hai visto dall'alto? Potevo vedere la valle sottostante e persino un lago che scintillava in lontananza. Sembra incredibile. Adoro il senso di realizzazione dopo un'escursione. Sì, raggiungere la vetta ha qualcosa di speciale. Hai intenzione di tornare a fare escursioni presto? Spero di sì. Magari potremmo fare un'escursione insieme la prossima volta. È un'idea fantastica. Esploriamo insieme questo bellissimo sentiero. Non vedo l'ora. Sarà un'avventura indimenticabile. Eccoci alle prossime avventure escursionistiche. Lezione 13. Osservazioni culturali.
Ultimamente ho riflettuto molto sulle differenze culturali. Ad esempio, ho notato come alcune persone si esercitino bene. Interessante. La pratica è essenziale in molte culture. Cosa intendi? Nella mia cultura diamo molta importanza alle prove prima di esibizioni o presentazioni. Ha senso. La pratica aiuta ad acquisire sicurezza. Cos'altro hai notato? Un'altra differenza che ho notato è la puntualità. Nella mia cultura, essere puntuali è fondamentale. Ah, la puntualità. Può variare molto da una cultura all'altra. Esatto. Ho visto alcune persone arrivare in ritardo agli eventi senza alcuna preoccupazione. Nella mia cultura, arrivare in ritardo può essere considerato irrispettoso. Sono d'accordo. Può essere frustrante quando gli altri non danno valore al tuo tempo. Sì, credo che la puntualità sia un segno di rispetto per tutti i soggetti coinvolti. Come gestisci le situazioni in cui qualcuno è in ritardo? Cerco di essere comprensivo, ma spesso mi sento ansioso nell'attesa. Capisco. Preferisco arrivare presto ed essere preparato. Anche io. Mi dà il tempo di rilassarmi prima che l'evento inizi. Quali altre differenze culturali hai notato? Ho notato che alcune culture sono più espressive di altre. In che senso espressivo? Negli stili comunicativi, alcune persone usano gesti ed emozioni liberamente. È affascinante. Nella mia cultura tendiamo ad essere più riservati. Lo trovo interessante. A volte può dare origine a malintesi. Assolutamente sì. Credo che comprendere queste differenze ci aiuti a connetterci meglio. Certamente, fa tutto parte dell'esperienza di apprendimento. Mi piace esplorare queste sfumature culturali con te. Allo stesso modo, arricchisce la nostra prospettiva sul mondo. Eccoci alle ulteriori scoperte culturali del nostro viaggio.